Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In video di oggi voglio condividere con voi i migliori acquisti dall'IKEA, quello che per me sono veramente indispensabili. Qua cosa vedete su questo tavolo? Quello che vedete, condividerò soltanto alcune cose, quelle che per me sono più indispensabili. Iniziamo con questa colapasta, vi ho lasciato qua il nome, anche il prezzo e tutto. È molto pratico, possiamo lavare qua la frutta, la verdura, li lasciamo qua che si asciugano. Adesso nei miei filmati io ogni cosa che ve lo presento vi faccio vedere le varie varietà come li utilizzo, no? Per cui voi basta guardare e vi darò tanti suggerimenti e tante idee su ogni cosa che ho deciso di presentare oggi come acquisti IKEA, no? Ecco, il prossimo è questo contenitore che per me è bellissimo, è tanto pratico, è bello da vedere anche su un mobile, è bello da vedere, non so, in cantina, in terrazza, in cucina, dentro un mobile, ovunque. Qua ad esempio ho messo dei CD dentro, no? Possiamo mettere dei CD, possiamo mettere dei libri, possiamo mettere delle riviste. Vedete, si vede bello anche su un mobile bianco con vari, vedete come su un vaso, poi metto vari oggetti per farvi vedere che veramente sta bene con tutto. Si vede bene anche su un mobile nero, adesso lo sposto e lo vedrete l'effetto come si vede anche su un mobile nero, è veramente molto molto universale e sta bene con tutto quanto che lo circonda. Qua ad esempio l'ho messo dentro nell'armadio e quando apriamo l'armadio vediamo una cosetta così carina particolare. Lo possiamo usare anche con un mini bar. Possiamo mettere dentro le conserve, non so, farina, pasta, tutto quanto. Chi magari ha la dispensa, quelli aperte, li vedo molto bene in una dispensa così ad aperta, farebbe un effetto molto molto bello. Qua li ho messi dentro nel mobile basso della cucina e la cosa più pratica di questi contenitori sono le maniglie, vedete? Sono veramente molto molto pratici, li togli, li prendi e sono belli e pratiche. Ad esempio, guardate qua che effetto faremo. Ho messo dentro le taglieri, possiamo mettere qualunque cosa della cucina, non so, attrezzi piccoli, più grandi, dipende. E adesso quando li mettiamo dentro nel cassetto vedrete che bel effetto che fa. Nel mio caso io li uso così, ne li ho vari di questi, in una tengo la cipolla, l'aglio, in un'altra tengo le patate, in un'altra tengo le mele e in quelli più grandi tengo le conserve in cantina e vi dico che c'è tutta la verdura, le conserve, tutto quanto dentro in questi cestini così è una meraviglia. Cioè proprio si vede tutto bello organizzato, pulito, tutto ecologico e ha un fascino particolare. Vedete le maniglie, li prendi e sono molto 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 comodi. Il prossimo acquisto è questo cestino. Questo cestino per me è una meraviglia. Ma come è possibile un cestino che dà tutto questo design in una stanza? Io non so. Allora, qua volendo lo possiamo chiudere per le persone ad esempio che amano fare ricamato a mano, possono mettere dentro qua tutto quello che gli serve, no? Possiamo mettere dentro la piastra, il phon, si vede bello anche in bagno, sia tenerlo all'aperto sia metterlo dentro nell'armadio, vedete si chiude, si apre questo che diventa più grande, è veramente molto universale e molto pratico. Adesso ve lo faccio vedere anche quando apriamo ad esempio il mobiletto dal bagno, no? E vediamo questo cestino così con questi piastri dentro, ha tutto il suo fascino, dai, niente da dire, è bello bello bello. E se mettiamo dentro una pianta è la composizione perfetta. Even if you try, you
possiamo mettere anche in bagno, che anche nel bagno dà il suo fascino. Possiamo mettere dentro la carta igienica, possiamo mettere dentro, non so, riviste, tutto quanto. Poi vi voglio presentare tutti questi contenitori dalla serie 365+. Io ne li ho presi varie misure, ne li ho presi veramente tutto quello che loro avevano, intendo come misure, no? E dentro vi ho fatto vedere, possiamo mettere, ad esempio io ho messo le polpette, possiamo mettere la frutta, la verdura, possiamo cucinare tipo monoporzioni per un figlio che magari viene dalla scuola, lo metti in forno e lo scalda, che comunque ha un dentro temperato che lo possiamo mettere anche in forno. Poi questi qua, anche questi ne li ho presi varie misure, più grandi e più piccoli, magari in più piccoli ho messo il sale, fagioli, piselli secchi, in quelli più grandi la pasta, ad esempio questi rotondi li uso per i biscotti. E con questi barattolini, con questi contenitori, la nostra cucina si vede con tutto un altro aspetto, è tutta bella. Qua ad esempio ho messo separata la farina, lo zucchero, i biscotti, e in un altro ho messo la pasta, quella che serve di più per cucinare, non tipo fagioli, riso, o se no li possiamo mettere tutti insieme su un cassettone più grande. Dipende dallo spazio che voi tenete in cucina, no? E possiamo metterle, ecco qua, ve li faccio vedere in un cassettone più grande. Li possiamo mettere anche sull'anta, che si vede bello anche sull'anta. Adesso ve li faccio vedere anche sull'anta superiore. Vedete, lì ho messo dietro quelli più alti, davanti questi più bassi, e volendo possiamo riempire ancora di più, mettiamo un'altra riga sopra, e comunque sono pratiche, nel senso che anche se dietro ci sono quelli, li spostiamo, fai presto a spostarli e a prenderti tutto quello che ti serve. La prossima è questa della barriera, che io tengo i taglieri. Per me è ottima per i taglieri, così mi stanno tutti verticali, li vedo bene. Questo è un porta tovaglioli, no? Diciamo l'IKEA lo presenta come un porta tovaglioli. Invece noi possiamo usarla anche come elemento decorativo. Vedete, ho aggiunto qua, non so, per l'acqua, per il tè, o possiamo mettere una spremuta, tutto quello di cosa noi abbiamo bisogno e tutto quello che sappiamo che usiamo più spesso, no? E si vede una composizione così carina in cucina. I prossimi contenitori, che costano €1, io veramente non so come si fa con €1 a tenere in ordine tutta la cucina. Ad esempio in uno ho messo tutti questi per i biscottini, taglia i biscotti, questi in silicone sempre per i biscotti, qua tutti gli attrezzi da planetaria, qua ho messo gli attrezzi che mi servono, gli oggetti che mi servono per le conserve. E si vede tutto bello organizzato. Con €1 ad esempio tengo anche le medicine dentro, vedete? Sono trasparenti, vedo quello che c'è. In una scatola ho messo per bambini, una per noi, in questa piccola ho messo le forbici, così tengo tutto organizzato e vedo tutto quello che c'è dentro. Invece una più grande metto le tovaglie, no? Ne li ho due di questi, solo che altri tovaglie sono a lavare, per cui vi faccio vedere soltanto una vista che li ho ripieni. Vedete, li prendiamo, li mettiamo in cassettone, è organizzato anche lì. E poi gli altri conitori sono questi bianchi, no? Diciamo che quelli trasparenti sono più economici, questi costano un po' di più, però sono belli anche questi. Anche qua dentro ho messo in una tutti i sacchetti, un'altra tutto quello che serve per i dolci, un'altra possiamo mettere, non so, le cose per salse, un'altra il tè. E quando li mettiamo dentro sopra l'anta, guardate, apriamo la cucina e si vede tutto bello organizzato. Possiamo tenerlo anche in lavanderia con tutti di microfibra che usiamo per pulire, possiamo mettere dentro le creme. Se non hai visto il mio video come ho organizzato il cassetto del bagno con questi, vi lascerò il link sotto. Al prossimo invece è questo, è sempre un bel colore, possiamo mettere dentro tipo anche i gioielli, l'orologio, possiamo mettere, non so, le chiavi, e stanno tutti ben organizzati, questi oggetti piccoli, organizzati, è bello da vedere.
Il prossimo acquisto è questa scatola con coperchio beige che è bellissima. Io dentro tengo i documenti e questa scatola diciamo che gioca un ruolo anche estetico. Anche se lo lasciamo ad aperto così, ad esempio io prima, adesso vedete come ve l'ho messo anche in buffet con la vetrata in vetro e ha il suo fascino, vedete, sta bene anche lì. Diciamo che io la tengo comunque dentro il mobile dove sono tutti i documenti e quando apriamo, anche se sono soltanto i documenti, dai, bisogna tenerli in ordine e con un bel aspetto. Il prossimo è questa cesta. Questa cesta è bellissima e io vi ho lasciato il nome perché non capisco come mai non lo trovo sull'IKEA, diciamo con il prezzo e tutto. Qua dentro, ad esempio, a me piacerebbe mettere tipo quando si fa un picnic, no? Metti dentro, non so, dei tramezzini o dei brioche, così portarla su un campo, non so, magari con i bambini quando si va. Possiamo mettere tipo dentro caricabatteria, tutti oggetti piccoli o anche quelli come me che odiano vedere il telecomando in giro, qua dentro è una meraviglia tenerla. E guardate che bello che si vede la stanza con una cesta così semplice, però dà tutto il suo fascino. E per, ad esempio qua possiamo mettere anche in cucina la frutta, no? Che comunque ha questi buchetti qua che respira, no? Però è bello da vedere. Apri il coperchio e trovi la frutta. Il prossimo, e anche questa è una cesta che io tengo i cuscini quando ad esempio devo aspirare il divano o metto lì dentro i cuscini o possiamo mettere tipo le coperte, tutto quanto. E per amanti di eco stile, che viene chiamato anche stile ecologico, secondo me tutti questi oggetti così, non so, è la combinazione perfetta, dà un designer alla stanza tutto particolare. I prossimi sono questi vassoi girevoli, io ne li ho presi due perché una lo tengo nell'anta superiore della cucina dove possiamo tenere tipo, non so, aceto, a olio, tutto quello che usiamo più spesso, no? E un'altra la tengo proprio come elemento decorativo in cucina, ad esempio, vedete, anche se mettiamo due bicchieri o il tè, anche qua spremuti, una bottiglia di vino, tutto quanto ha il suo fashion, no? Ad esempio io lo tengo così, porta sale, caffè, zucchero, olio, me lo tengo lì all'angolare. Il prossimo invece è questo vaso, che a me questo vaso quando l'ho visto all'IKEA mi sono ricordata quando avevo 9-10 anni che a scuola ci insegnavano a disegnare questi vasi così, no? Per cui mi sono ricordata ecco, di quegli anni là. Per cui possiamo tenere i fiori, possiamo mettere questi utensili così, vedete una composizione così, se non vi piace la ceramica ho aggiunto più classico, tipo tutto in vetro, e una composizione molto semplice e bella. E questa contenitore da barriera per me è una meraviglia anche questo. È talmente comodo, è talmente pratico. Chi non ha visto le idee di come ho organizzato la cucina vi lascerò il link sotto perché ho fatto vedere più varietà con questi contenitori come ho organizzato la cucina. Vedi, possiamo mettere le coperchie, mestoli, sacchetti, carta da forno, tutto quanto e si vede tutto bello organizzato. Se questo video ti è stato utile, fammelo sapere con un commento, con un mi piace e iscriverti al mio canale per non perdere altri video interessanti come questo. E adesso vi saluto, un bacione e ci vediamo presto. Ciao ciao!